Capisci l'italiano quando ascolti, ma ti blocchi quando devi parlare? Le parole sono nella tua testa, ma non escono dalla bocca? Se la risposta è sì, questo video è per te. Oggi non studiamo grammatica, oggi alleniamo la bocca. Benvenuti su Easy Italian Podcast. Io sono Sara. E io sono Alessio e oggi facciamo shadowing. È il metodo segreto per smettere di tradurre e iniziare a parlare. Esatto, funziona così. Io dico una frase semplice, lentamente, poi faccio una pausa. In quella pausa Alessio ripeterà la frase. E voi dovete ripeterla insieme a me, ad alta voce. Non nella mente, Dovete muovere la bocca. È come andare in palestra. Prima di iniziare, mettetevi comodi. Se vi piace questo tipo di lezione pratica, iscrivetevi al canale per farcelo sapere. È un piccolo gesto che ci aiuta tantissimo. Allora, Sara, siamo pronti? Qual è la prima frase? Iniziamo con i saluti e le emozioni. Ascoltate bene l'intonazione. Ciao, come stai oggi? Ciao, come stai oggi? Tutto bene, grazie. Tutto bene, grazie. Sono molto contento di essere qui. Sono molto contento di essere qui. Attenzione qui. Sentite come unisco le parole? Di essere qui? Non staccate le parole. Riprova, Alessio. Sono molto contento di essere qui. Perfetto. Andiamo avanti. Oggi è una bellissima giornata. Oggi è una bellissima giornata. Sono un po' stanco, ma va tutto bene. Sono un po' stanco, ma va tutto bene. Che cosa fai di bello stasera? Che cosa fai di bello stasera? Ottimo. Alessio, come ti senti? È difficile? Un pochino. Devo stare attento a non correre. Ragazzi, come sta andando a casa? State ripetendo ad alta voce? Ricordatevi che nessuno vi giudica qui. Esatto. Ora proviamo a salire di livello. Passiamo a frasi che usiamo nella routine quotidiana. Immaginate la vostra giornata. Pronto, Sara? Di solito mi sveglio alle 7. Di solito mi sveglio alle 7. Mi piace bere un caffè caldo appena sveglia. Mi piace bere un caffè caldo appena sveglia. Notate la doppia T in tutto o la doppia F in caffè? L'italiano ha suoni forti. Proviamo questa frase per praticare le doppie. Ok, questa è importante. Vorrei un cornetto alla crema, per favore. Vorrei un cornetto alla crema, per favore. Dopo colazione vado subito al lavoro. Dopo colazione vado subito al lavoro. Prendo l'autobus perché non ho la macchina. Prendo l'autobus perché non ho la macchina. Mi piace guardare fuori dal finestrino. Mi piace guardare fuori dal finestrino. Alessio, secondo te, qual è la difficoltà maggiore in queste frasi? Secondo me è il ritmo. In italiano cantiamo un po' quando parliamo, non siamo robot. Ragazzi, cercate di copiare la musica di Sara, non solo le parole. Hai ragione, Alessio. La musica è tutto. Continuiamo con la nostra palestra? Certamente. Sono pronto e carico. Qual è il prossimo argomento? Parliamo di cibo. Andiamo virtualmente al ristorante. Oh, il mio argomento preferito. Ragazzi, siete pronti a ordinare? Iniziamo con le basi. Ascoltate e ripetete subito. Un tavolo per 2, per favore. Un tavolo per 2, per favore. Possiamo vedere il menù? Possiamo vedere il menù? Io vorrei un piatto di pasta. Io vorrei un piatto di pasta. Che cosa mi consigli? Che cosa mi consigli? Avete sentito la domanda? Che cosa mi consigli? Quel suono gli è difficile, vero? Sì, è un classico, ma con la pratica diventa naturale. Se vi state divertendo con questo esercizio al ristorante, lasciate un like. Ci aiuta a capire che amate questi temi. Sara, continuiamo? Ho ancora fame di parole. Va bene. Proviamo frasi un po' più lunghe. Attenti alle pause. Vorrei una bottiglia d'acqua naturale. Vorrei una bottiglia d'acqua naturale. La pasta è davvero deliziosa. La pasta è davvero deliziosa. Il conto, per favore. Il conto, per favore.
Mi dispiace, non mangio carne. Mi dispiace, non mangio carne. Alessio, ma tu mangi tutto, vero? Praticamente sì, ma queste frasi sono utilissime per chi viaggia in Italia. Vero, ma lo shadowing non serve solo per viaggiare, serve per sentirsi sicuri. Esatto, più ripeti, meno devi pensare alla grammatica. Diventa un automatismo. Proprio così. Ora cambiamo scena. Immaginiamo di essere in una piazza e incontrare un amico. Bellissimo, facciamo un po' di conversazione sociale. Che sorpresa vederti qui. Che sorpresa vederti qui. Da quanto tempo non ci vediamo? Da quanto tempo non ci vediamo? Ti trovo proprio bene. Ti trovo proprio bene. Dobbiamo prenderci un caffè insieme. Dobbiamo prenderci un caffè insieme. Sei libero sabato pomeriggio? Sei libero sabato pomeriggio? Qui abbiamo usato il futuro e il presente, ma non importa la regola ora. Sentite come suona bene? Suona come una vera chiacchierata italiana. Mi sento già più fluido. Ragazzi, scriveteci nei commenti se anche voi vi sentite più sicuri. Mi piace questa energia. Alessio, che ne dici di provare qualcosa di più emotivo? Tipo esprimere opinioni. Mi piace, è fondamentale per un livello A2. Esatto, Alessio. Le opinioni sono il cuore di ogni conversazione. Verissimo. Non vogliamo solo ordinare la pasta al ristorante, vogliamo anche dire se è buona. Giusto! Allora iniziamo con delle frasi per esprimere quello che pensiamo. Secondo me, l'italiano è una lingua bellissima. Secondo me, l'italiano è una lingua bellissima. Non sono d'accordo con te su questo punto. Non sono d'accordo con te su questo punto. Penso che viaggiare sia molto importante. Penso che viaggiare sia molto importante. Hai ragione, la penso esattamente come te. Hai ragione, la penso esattamente come te. Avete sentito la parola penso? In italiano la usiamo tantissimo per iniziare una frase. Penso che. Sì, è una parola magica per sbloccarsi. Ragazzi, se state imparando nuove parole oggi, non dimenticate di iscrivervi al canale. Ogni settimana facciamo esercizi pratici come questo. Bravo Alessio, ricordarlo è importante. Ma ora torniamo al nostro allenamento. Passiamo a qualcosa di più profondo, i sentimenti. Sono molto felice di vederti. Sono molto felice di vederti. Mi dispiace molto per questa situazione. Mi dispiace molto per questa situazione. Sono un po' preoccupata per l'esame. Sono un po' preoccupata per l'esame. Oh, non mi aspettavo questa sorpresa. Oh, non mi aspettavo questa sorpresa. Avete notato l'emozione nella mia voce? Quando fate shadowing dovete recitare un po'. Non siate timidi. È vero, se siete tristi, usate una voce triste. Se siete felici, sorridete mentre parlate. Cambia tutto. Alessio, tu sei un bravissimo attore. Proviamo a fare delle frasi sulla nostra giornata tipica di nuovo, ma con più emozione. Che fatica lavorare tutto il giorno. Che fatica lavorare tutto il giorno. Finalmente un po' di relax sul divano. Finalmente un po' di relax sul divano. Uffa, c'è sempre troppo traffico in città. Uffa, c'è sempre troppo traffico in città. Mi piace ascoltare la pioggia che cade. Mi piace ascoltare la pioggia che cade. Ti capisco perfettamente, anche io mi sento così. Ti capisco perfettamente. Anche io mi sento così. Queste frasi sono molto utili perché le usiamo ogni giorno con gli amici e i colleghi. Assolutamente. La lingua serve per connettersi con gli altri e queste piccole espressioni come uffa o che fatica ci fanno sembrare molto più naturali. Esatto, state andando benissimo. Siete pronti per una sfida più grande? Una sfida? Che tipo di sfida, Sara? Mi piacciono le sfide. La sfida è questa. Non facciamo più frasi staccate, ma una piccola storia. Oh, un mini racconto!
Quindi dobbiamo ripetere più frasi collegate tra loro. Esatto, è più difficile perché dobbiamo mantenere il ritmo per più tempo, ma so che i nostri amici a casa sono bravissimi. Va bene, accettiamo la sfida. Di cosa parla la storia? Di un fine settimana perfetto. Ascoltate e ripetete dopo di me e Alessio. Sabato mattina vado finalmente al mare. Sabato mattina vado finalmente al mare. Voglio leggere un libro sotto l'ombrellone. Voglio leggere un libro sotto l'ombrellone. Il suono delle onde è molto rilassante. Il suono delle onde è molto rilassante. Avete sentito la parola ombrellone? Attenzione alla doppia L, deve essere lunga e forte. Vero, le doppie sono come un gradino in una scala. Bisogna fermarsi un attimo di più. Se questa sfida vi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale, ci aiuta a creare sempre nuovi esercizi per voi. Sara, continuiamo la storia. Cosa succede dopo il mare? Dopo il mare andiamo a cena con gli amici. Pronti? Stasera mangiamo una pizza in centro. Stasera mangiamo una pizza in centro. C'è molta gente e l'atmosfera è bellissima. C'è molta gente e l'atmosfera è bellissima. Ordiniamo anche un dolce tipico italiano. Ordiniamo anche un dolce tipico italiano. Qui la parola difficile è atmosfera. Attenzione alla S e alla F insieme. Atmosfera. È una parola elegante. Ragazzi, state andando alla grande. Non mollate proprio ora. Ora finiamo il nostro racconto del weekend. La domenica è dedicata al riposo. La domenica dormo fino a tardi. La domenica dormo fino a tardi. Faccio una passeggiata lunga nel parco. Faccio una passeggiata lunga nel parco. Guardo il tramonto e mi sento in pace. Guardo il tramonto e mi sento in pace. Alessio, ma questo è davvero il mio weekend ideale. Anche il mio, soprattutto la parte dove si mangia la pizza. Lo sapevo. Comunque, avete visto come collegare le frasi aiuta a parlare in modo più fluido? Moltissimo. Invece di pensare a una parola sola, pensate a tutta la scena. Aiuta la memoria e anche la pronuncia. Bravissimi tutti. Siamo quasi arrivati alla fine del nostro allenamento. Siete stati fantastici fin qui, ma abbiamo ancora un'ultima parte molto importante per concludere in bellezza. Wow, siamo quasi arrivati alla fine. Siete stati bravissimi a seguirci fino a qui. Davvero, complimenti! Fare shadowing non è stancante solo per la voce, ma anche per il cervello. Vi meritate un premio. Il premio è che ora sapete parlare un po' meglio di prima. Per finire, impariamo alcune espressioni per salutare e augurare qualcosa di bello. È stato un piacere parlare con te. È stato un piacere parlare con te. In bocca al lupo per tutto. In bocca al lupo per tutto. Non vedo l'ora di rivederti presto. Non vedo l'ora di rivederti presto. Avete sentito in bocca al lupo? È un modo tipico italiano per dire buona fortuna. È molto usato. Sì, e ricordate che si risponde sempre crepi il lupo. Ma torniamo alle ultime frasi di chiusura. Fammi sapere quando arrivi a casa. Fammi sapere quando arrivi a casa. Grazie mille per la bellissima serata. Grazie mille per la bellissima serata. Buonanotte e sogni d'oro. Buonanotte e sogni d'oro. Ecco fatto. Abbiamo finito il nostro allenamento di oggi. Come vi sentite? Speriamo che vi sentiate più italiani. Sicuramente. Ricordate che la costanza è la chiave. Potete ascoltare questo episodio anche domani per migliorare ancora.
Esatto! Se questo metodo vi aiuta, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella, così sarete i primi a sapere quando uscirà il prossimo allenamento. Grazie mille per aver praticato con noi. Siete una community fantastica. Ci vediamo nel prossimo video di Easy Italian Podcast. Un abbraccio a tutti.